Il grande inganno del clima, come il movimento ambientalista è stato dirottato dalle élite. La moderna narrazione del cambiamento climatico ha avuto origine con la fondazione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, nel 1988. Nonostante l'influenza dell'IPCC sulla politica climatica globale, quasi 2000 scienziati e professionisti hanno firmato una dichiarazione in cui si afferma che non esiste un'emergenza climatica. I critici sostengono che il clima è sempre cambiato a causa dei cicli naturali, citando la fine della piccola era glaciale nel 1850 come esempio. Sottolineano che non ci sono prove statistiche che colleghino il riscaldamento globale all'intensificarsi dei disastri naturali e che i modelli dell'IPCC hanno sovrastimato significativamente il riscaldamento. Politiche come l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi, volte a ridurre le emissioni di CO2, sono considerate potenzialmente dannose per l'economia globale, in particolare per le nazioni in via di sviluppo. La spinta verso un'economia verde è vista come un mezzo per le banche centrali e le megacorporazioni per consolidare ricchezza e potere. Il movimento ambientalista, un tempo incentrato su questioni genuine come l'inquinamento e la deforestazione, viene descritto come cooptato da potenti elite. I whistleblower, persone informate che rivelano un atto generalmente illegale, e i critici sostengono che personaggi con interessi acquisiti hanno usato l'ambientalismo come copertura per controllare le risorse della terra e ridistribuire la ricchezza globale, minando gli obiettivi originali del movimento. Per decenni al mondo è stato detto che l'attività umana, in particolare le emissioni di anidride carbonica CO2, sta causando un cambiamento climatico catastrofico. Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme, avvertendo di una catastrofe imminente, a meno che non vengano prese misure drastiche per ridurre i livelli di CO2. Ma cosa succederebbe se la narrazione che ci hanno propinato non fosse solo esagerata, ma fondamentalmente imperfetta? Cosa succederebbe se il vero movimento ambientalista fosse stato dirottato da potenti interessi con secondi fini? Secondo un crescente coro di scienziati ed esperti, questo è esattamente ciò che è successo. Secondo Mark Keenan, un ex scienziato, ci sono ampie prove e testimonianze di rinomati scienziati che non esiste un'emergenza climatica indotta dalla CO2 e ne condivide alcune nel suo nuovo libro intitolato Climate CO2 Hoax: How Bankers Hijacked the Environment Movement. La bufala della CO2 sul clima, come i banchieri hanno dirottato il movimento ambientalista. Le origini del panico climatico. La moderna narrazione del cambiamento climatico può essere fatta risalire alla fondazione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, nel 1988 da parte del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, UNEP, e dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM. L'IPCC è stato incaricato di fornire consulenza scientifica sul cambiamento climatico e formulare strategie di risposta. Il suo primo rapporto di valutazione è diventato il fondamento della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che da allora ha plasmato la politica climatica globale. Tuttavia non tutti sono d'accordo con le conclusioni dell'IPCC. Infatti quasi 2000 scienziati e professionisti provenienti da oltre 30 paesi hanno firmato una dichiarazione in cui si afferma che non esiste un'emergenza climatica e che le affermazioni delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico provocato dall'uomo sono infondate. Tra questi firmatari c'è Mark Morano, ex scienziato del Dipartimento per l'Energia e il Cambiamento Climatico del Regno Unito ed ex membro dello staff dell'ambiente delle Nazioni Unite. Morano sostiene che, sebbene esista un vero inquinamento, la CO2 non è il problema. Egli punta invece il dito contro la globalizzazione industriale, che ha introdotto nell'ambiente migliaia di nuovi composti chimici, tossine e organismi geneticamente modificati, OGM. La scienza imperfetta dietro l'isteria. Uno degli argomenti chiavi contro la narrazione climatica dominante è che il clima è sempre cambiato. I dati geologici mostrano che la Terra ha sperimentato cicli naturali di riscaldamento e raffreddamento per milioni di anni. La piccola era glaciale, ad esempio, si è conclusa solo nel 1850 e l'attuale periodo di riscaldamento fa parte di un ciclo naturale. Secondo la fondazione Climate Intelligence, CLINTEL, non ci sono prove statistiche che il riscaldamento globale stia intensificando uragani, inondazioni o siccità.
In effetti, il mondo si è riscaldato significativamente meno di quanto previsto dai modelli dell'IPCC. Il dottor Niels Axel Møller, ex presidente del Comitato per il livello del mare dell'IPCC delle Nazioni Unite, è stato particolarmente esplicito nelle sue critiche. L'attività solare è il fattore dominante del clima, non la CO2, ha affermato. C'è qualcosa di fondamentalmente malato nell'ipotesi della colpa della CO2. È stata lanciata più di 100 anni fa e, quasi immediatamente, eccellenti fisici hanno dimostrato che l'ipotesi non funzionava. Anche il dottor Mototaka Nakamura, climatologo con il dottorato al MIT, ha criticato i dati alla base della scienza del riscaldamento globale. I nostri modelli sono delle parodie del mondo reale, ha affermato. Le temperature medie globali prima del 1980 si basano su dati inaffidabili. L'agenda nascosta, controllo e profitto. Quindi, se la scienza è imperfetta, perché la narrazione del cambiamento climatico ha guadagnato così tanto seguito? Secondo Morano e altri critici, la risposta sta negli interessi finanziari e politici dietro il movimento. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi mirano a ridurre le emissioni del CO2 del 7% all'anno fino al 2030. Sebbene ciò possa sembrare nobile, la realtà è che tali politiche paralizzerebbero l'economia globale, in particolare nei paesi in via di sviluppo che dipendono fortemente dai combustibili fossili. La finanziarizzazione dell'economia globale si basa ora su una strategia di emissioni di gas serra net zero. Le banche centrali e le megacorporazioni stanno guidando questo programma con la Banca dei Regolamenti Internazionali, BRI, che ha creato la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, TCFD, nel 2015. Questa task force rappresenta 118 trilioni di dollari in asset e include attori chiavi come JP Morgan Chase, BlackRock e HSBC. La spinta per una economia verde riguarda meno la salvezza del pianeta e più il consolidamento della ricchezza del potere. Il dottor Ottmar Edenhofer, ex presidente del Working Group 3 dell'IPCC, lo ha ammesso in un'intervista del 2010. Bisogna dire chiaramente che ridistribuiamo di fatto la ricchezza mondiale attraverso la politica climatica, ha affermato. Bisogna liberarsi dall'illusione che la politica climatica internazionale sia politicamente ambientale. Questo non ha quasi più nulla a che fare con la politica ambientale. Il dirottamento del movimento ambientalista. Il movimento ambientalista, un tempo incentrato su questioni reali come l'inquinamento e la deforestazione, è stato dirottato da potenti elite. Il whistleblower George Hunt, che ha svolto il ruolo di ospite ufficiale in un importante incontro ambientale nel 1987, ha rivelato che erano presenti personaggi come David Rockefeller e il barone Edmund Rothschild. Secondo Hunt, il Summit della Terra delle Nazioni Unite del 1992 riguardava meno la protezione ambientale e più il consolidamento del controllo sulle risorse della Terra. Lo stesso ordine mondiale che ha ingannato i paesi del terzo mondo per ottenere prestiti e accumulare enormi debiti e ha creato deliberatamente guerra e debito per portare le società sotto il loro controllo, ha affermato Hunt. La folla dell'ordine mondiale non è un bel gruppo di persone. Un appello al vero ambientalismo. La narrazione del cambiamento climatico, come promossa dalle Nazioni Unite e dai suoi alleati, non si basa su solide basi scientifiche, ma su modelli imperfetti e secondo fini. Il vero movimento ambientalista, che un tempo cercava di proteggere il pianeta da minacce reali, è stato sovvertito da potenti interessi che cercavano di controllare l'economia globale. È tempo di rifiutare l'isteria climatica e concentrarsi su soluzioni reali a problemi reali. Come ha giustamente affermato Patrick Moore, cofondatore di Greenpeace, l'intera crisi climatica non è solo fake news, è falsa scienza. La verità è là fuori, ma aspetta a noi cercarla e chiedere conto a coloro che hanno dirottato il movimento ambientalista per il proprio tornaconto. Da naturalnews.com, 9 marzo 2025.